Buongiorno a tutti, siamo qui con Xin Alessandro Zeng, regista del cortometraggio Where the Leaves Fall, in gara al concorso internazionale dell'11ª edizione del Campus Shopping Film Festival. Benvenuto e abbiamo alcune domande per te. Partirei dal titolo, che tradotto è Dove cadono le foglie, che anticipa di per sé quella che è la delicatezza ma anche la malinconia, nostalgia che si ritrova nel cortometraggio. Quindi volevo sapere cosa vuole evocare questa immagine, perché l'hai scelta e l'urgenza, da cosa è partita l'urgenza di voler comunicare questa storia in modo così delicato e vero allo stesso tempo. Ok, allora Where the Leaves Fall, tradotti in italiano sarebbero Dove le foglie cadono, e deriva da un detto cinese che tradotto più o meno fa: quando le foglie cadono sempre vicino alle proprie radici. Ed è un detto che mi dicevano sempre i miei, soprattutto anche i miei nonni, del fatto che quando sarebbero morti sarebbero voluti tornare nel loro luogo di nascita. E questo corto parla proprio di questo ed è nato tutto da un'esigenza di voler un attimo, più che riscoprire, trovare un punto tra la mia identità e il mio luogo d'origine. Un attimo fare pace con le mie radici e ponendomi questo obiettivo ho voluto scrivere una storia proprio di questo, di un ritorno forzato a causa di una perdita e raccontare le vicende dei personaggi attraverso questa situazione. Ok, e ricollegandoci a quanto è stato appena detto, a me ha colpito molto la frase pronunciata dal nonno: ed è per questo che le memorie che rimarranno saranno su queste lapidi. E quindi in merito al tema dell'emigrazione e della perdita del contatto con le proprie origini, questo evoca un senso di vuoto, quasi di nostalgia, quindi è un processo che il protagonista compie, non sa se si trova disorientato o se sta scoprendo anche qualcosa che poi in realtà è anche molto legato nel profondo. Quindi qual è il messaggio che questa frase vuole condividere? Allora, il messaggio è semplicemente la mia realizzazione che essendo una seconda generazione, quando i miei se ne andranno un giorno, io perderò molto, un patrimonio culturale che non potrò ereditare totalmente, perché essendo nato in Italia, però avendo origini cinesi, sono un po' nel mezzo. Non avrò mai un bagaglio culturale 100% italiano, ma neanche cinese. E il corto, soprattutto questo corto, facendolo ho scoperto molte cose, molte tradizioni nella mia zona, sono anche semplicemente come fare le semplici basi di come fare un funerale nel paesino da cui sono venuti i miei. E questa frase simboleggia proprio il fatto che prima o poi tutte queste tradizioni verranno perse, almeno da parte mia e dalla mia famiglia negli anni. Ed è un po' questa, semplicemente un'affermazione che vuole dimostrare una mia malinconia nel realizzare questo. Poi invece una domanda forse un po' più tecnica per quanto riguarda la realizzazione del cortometraggio. È stato girato nel 2020, quindi se hai trovato delle difficoltà anche per la situazione pandemica in cui ci troviamo. Allora, ho avuto molta fortuna perché l'abbiamo letteralmente girato poche settimane prima dello scoppio della pandemia, infatti siamo riusciti a tornare tutti sani e salvi prima che uscissero le prime notizie. Noi non sapevamo niente quando arrivammo in Italia, e proprio dopo una settimana scoppia tutto e fummo bombardati di domande, ovviamente. Su set no, è stato totalmente tranquillo, l'unico, magari la più grande barriera era il linguaggio, soprattutto anche per me, perché io la lingua cinese non la so non la so benissimo, non sono madrelingua in cinese, e perciò avevo sempre un po' un traduttore di mezzo e davvero la difficoltà semplicemente nel comunicare anche con gli attori si è sentita molto. Però alla fine è stata una bella esperienza e per fortuna non abbiamo dovuto vivere il Covid nel frattempo,
che siamo proprio, cioè proprio è stata una coincidenza incredibile dover fare tutto, il tornare e poi uscire la notizia. Cioè siamo stati molto fortunati su quel punto di vista. Allora noi ti ringraziamo, queste erano le domande che avevamo preparato per te, grazie mille e ti auguriamo un buon festival. Grazie a voi, grazie.